Bella raga, oggi vi porto con me in un nuovo format che si chiama I segreti della planche. È un format nel quale cerco di farvi vedere come alleno la planche, quali esercizi utilizzo e perché. È un format nel quale cerco di farvi vedere gli esercizi in base al contesto, cercando anche di spiegarvi a cosa potrebbero servire, perché non c'è un modo unitario di allenare la planche, non c'è un solo esercizio da fare, ma bensì ci sono vari esercizi che possiamo utilizzare per svariate situazioni. Innanzitutto parto col dire che secondo me la versione advanced stack della planche è sottovalutata a discapito di altre propedeutiche che sembrano essere migliori ma in realtà non lo sono, anche perché un advanced attack in alcuni contesti può diventare più difficile di una straddle planche, bisogna vedere come vengono eseguite. Quindi paradossalmente a livello di allenamento potrebbe diventare più utile una advanced stack planche fatta come si deve rispetto a una straddle planche fatta un po' a caso, quindi serie alto, corpo a casetta, bent. Purtroppo spesso diventa un po' una corsa alla propedeutica più difficile, quando invece basterebbe concentrarsi su delle forme più semplici ma fatte con le attivazioni corrette. Un esercizio molto utile per imparare a capire come sbilanciarsi e come attivarsi in planche potrebbe essere, dalla posizione di advanced stack a 90 gradi, cercare di allontanare le ginocchia, solo le ginocchia dal petto, quindi andando ad aprire l'angolo senza perdere assolutamente l'assetto necessario al mantenimento della planche. Aprire l'angolo significa muovere solo le gambe, facendo attenzione a non aprire il bacino nel tentativo di allungarsi il più possibile. Anche qui è fondamentale ascoltare il proprio corpo e cercare di capire il punto in cui possiamo arrivare. Non ha senso cercare di allungarsi il più possibile per poi crollare. L'esercizio consiste nel trovare il punto massimo di escursione che riusciamo a mantenere con l'attivazione corretta. Un altro esercizio di condizionamento da non sottovalutare e da non sbagliare è il planche lean. L'attivazione corretta, come sappiamo benissimo, avviene quando siamo in protrazione con le scapole, abbiamo le braccia completamente distese e le spalle depresse, quindi lontane il più possibile dalle orecchie. Questo ci permette l'attivazione dorsale e il dorsale nella planche fa un lavoro non indifferente. Lo sbilanciamento nel planche lean deve essere di circa 45 gradi, dico circa perché varia da persona a persona in base alla tipologia del fisico, alla ripartizione del peso e numerosi altri fattori, però diciamo in linea di massima intorno a 45 gradi. Non ha senso andare a cercare di sbilanciarsi il più possibile, anche perché poi sbilanciandoci oltre andremo a lavorare su degli angoli di lavoro che non esistono poi nella planche fatta a corpo libero. E siccome questo è un esercizio molto angolo specifico, è importante andare a lavorare sugli angoli che sono realmente utili. Quindi non funziona più mi sbilancio più è difficile, più mi sbilancio più è efficace, se no andiamo ad entrare in quella logica che ci pone di fronte alla difficoltà vista come soluzione, che ci fa pensare che sia meglio fare sempre l'esercizio più difficile della scheda, quando invece paradossalmente spesso miglioriamo maggiormente facendo degli esercizi più semplici. Con questo non voglio dire che bisogna passare la vita a fare i push up sulle ginocchia, però cerchiamo di capire che non ha senso andare a ricercare un livello che è troppo oltre quello che abbiamo, semplicemente. Poi ricordiamoci che è proprio il classico errore di tutti, quello di andare a ricercare l'esercizio più difficile, la versione più difficile, il peso più elevato. Succede anche in palestra, in tutte le palestre. Diciamo che è l'errore classico del frequentatore classico della palestra. Un altro esercizio fondamentale per la planche sono i push-up in verticale. Possiamo eseguirli sia con la schiena rivolta verso il muro o con la pancia rivolta verso il muro, anche se l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di farli in equilibrio il prima possibile, perché quando siamo in equilibrio si attivano tutti quei muscoli stabilizzatori che invece non si attivano quando scarichiamo il peso verso il muro. Quindi impara a farli liberi. Ultimo esercizio per oggi sono le mezze press in advanced, che aiutano moltissimo nel potenziamento della spinta, ma anche nella comprensione di questo movimento e dell'assetto giusto da mantenere con le spalle, per spingere di spalle senza inarcare la schiena. Vi chiederete come devo eseguire questi esercizi, quante serie e ripetizioni devo fare. Cercherò di spiegarvi tutto nel prossimo video, nel quale andrò a parlare proprio di come andare ad impostare un allenamento di planche, quindi parlando di serie e ripetizioni e di recuperi, giusto per farvi capire un po' come poter fare. Poi in ogni caso le informazioni che vi do sono molto generiche, tutto va poi contestualizzato in base al caso specifico. Io cerco di darvi giusto delle linee guida. Nel prossimo video invece andremo a vedere altri 4 esercizi ancora per migliorare la planche. Se ti piacciono i miei contenuti puoi iscriverti al canale e condividere questo video per aiutarmi a crescere e darmi quindi la possibilità di continuare a fare dei video a ritmo costante. Ciao!